Ciao ragazzi, sono Dan e bentornati sul canale. Oggi passiamo all'azione perché il video è dedicato al prompt e come si realizza. È un video che potete prendere di base, è orientato soprattutto a chi sta iniziando ad avvicinarsi a Stable Diffusion, quindi se già ci pasticciate su da tempo avete bisogno di un video un po' più avanzato. Questo invece è base per chi ha appena finito di installare la web UI, sta iniziando a usare Stable Diffusion ma non riesce ad avere bei risultati. Allora in questo caso cercheremo di fare un prompt di base per riuscire ad avere una buona generazione. Il consiglio che vi do è di passarvi prima le altre guide che ho fatto, in modo che tante delle cose che vedrete le avrete già sperimentate o comunque sarete già pronti con tutte le impostazioni necessarie. Non è complicato, è semplice perché vedrete che internet è pieno di immagini generate con l'intelligenza artificiale. La cosa complicata è riuscire ad avere generazioni come Midjourney. Stable Diffusion richiede molto più tecnica, molto più interesse, molto più passione per studiarsi i termini, per studiarsi tutte quelle keyword che servono per generare bene, soprattutto tanta dedizione, perché per fare una bella immagine è necessario anche fare decine, centinaia di generazioni. Però il lato bello è che Stable Diffusion è gratuito, è sul vostro computer, quindi nessuno vi può fermare. L'unica cosa che vi ferma è la scheda video. Ecco, se non ce l'avete abbastanza potente significa aspettare tanto tra una generazione e l'altra. Se qualcuno vuole inviarmi una 4090 io la prendo volentieri per fare i test non preoccupatevi. Allora andiamo subito sulla web UI e vediamo come fare questo prompt. Cominciamo quindi facendo partire Stable Diffusion col solito caricamento. Partiamo col modello di Stable Diffusion 2.1 e iniziamo magari a vedere gli embeddings. Ora, se vedete durante il caricamento ci saranno quelli che carica e quelli che non carica, basati essenzialmente sul modello che ha caricato prima. Quindi io l'avevo chiusa con la 2.1, mi ha applicato gli embeddings che sono compatibili, che ho su io, con la 2.1. Bed Prompt purtroppo non è ancora disponibile per la 2.1 da quanto ho visto. Al contrario, nel momento in cui caricate un modello che sia basato sulla 1.5, tutti questi che sono compatibili con la 2.1 verranno saltati e al contrario Bed Prompt verrà messo come compatibile. Questo dipende dai modelli che avete messo voi e dagli embeddings che avete messo, se sono compatibili con uno o con l'altro. Ok, questa è sempre l'interfaccia di base, è cambiato un po' nel tempo perché stanno aggiornando Gradio e ogni release magari cambia un po'. Allora, per partire con il prompt iniziamo con Stable Diffusion 2.1. Cosa facciamo prima di tutto? Una cosa che vi consiglio io, visto che è orientata a chi sta iniziando questa guida e non chi è già esperto di prompt e cose simili, è di aggiungere l'estensione Prompt Generator. Questa estensione c'è anche direttamente su Hugging Face come pagina. Andate su Extension, Available, fate Load che ha già il repository di Automatic 1111 e vi carica tutte le estensioni che potete facilmente installare cliccando sul tasto Install. Sono tantissime, alcune sono anche interessanti se volete provarle o meno. Qua c'è la spiegazione in breve di quello che fanno e fra tutte queste potete cercare quella che si chiama Stable Diffusion Web UI Prompt Generation. Una volta che l'è installata andate qua e fate Apply and Restart UI, così vi aggiungerà la scheda del Prompt Generator. Cosa serve questa extension? In poche parole, quando voi andate qui potete mettergli quello che volete realizzare e lui semplicemente cerca di crearvi un prompt che sia utile a Stable Diffusion e che abbia un po' di termini che possano tornare utili. In poche parole, cosa possiamo provare a fare adesso? Io inizierei provando gli embeddings, quindi una cosa utile per provare gli embeddings è fare un prompt magari di una persona o di un ritratto o qualcosa del genere. Proviamo a mettergliene uno a caso. In questo caso ho messo il ritratto di una ragazza con i capelli biondi che sorride, vestita con un abito dell'Ottocento, diciamo, con una città steampunk alle spalle. Qua sì, lasciamogliene 5, poi potete farne quanti volete e lasciate pure tutto così. Fate Generate. Lui sembra che non fa niente, ma in realtà dopo un po' genera, perché di questa elaborazione non dà un feedback di cosa sta facendo. Lo vediamo solamente nel prompt dei comandi. Qui adesso probabilmente si sta aggiornando con qualcosa in particolare, perché ovviamente quando voi fate gli aggiornamenti della web UI li fa col git pull inserito nel file che vi ho fatto vedere nell'altra guida, mentre l'aggiornamento delle estensioni lo fate da qua, fate check for update e lui vi dice se sono aggiornabili, dopodiché fate apply and restart UI e lui aggiorna automaticamente l'estensione
estensione. Allora torniamo in Prompt Generator, vediamo cosa ci ha creato. Ah ok, si è aggiornato qualcosa perché una volta non metteva l'uno davanti. Di queste potete provare quello che volete, non li fa perfetti per forza, li fa un po' così, quindi proviamo a prendere il primo, lo copiamo, andiamo in text to image e lo incolliamo. Allora diamogli una sistemata perché serve sempre. Mi ha tenuto le cose che mi ho messo io, poi ho aggiunto degli artisti, io li toglierei gli artisti, togliamoli nel dubbio, che non li conosco e quindi non so cosa potrebbe tirarmi fuori. Ok, molto dettagliata, mettiamo sempre una virgola, Digital Art Station, ok, HQ metto un'altra virgola, K un'altra virgola, allora proviamo a metterla qua la virgola. Ok, qui fa riferimento a CG Society, che è un sito dedicato al CG e a chi vuole mostrare proprio i lavori fatti in CG. Vedi Beautiful Shape. Unreal Engine 5 lo toglierei perché non vorrei che mi fa qualcosa tipo videogioco. Questo esempio non so cosa sia, quindi tolgo sta roba qua. Octane Render toglierei anche questo perché ho paura che mi fa qualcosa in CG, però ricordiamoci sempre che c'è il negative prompt dopo, quindi possiamo anche rielaborarlo dopo considerando quello che ci farà. Io metto 768 per stare in linea col modello che ho io. Non ho fatto gli slider al pixel, una volta erano a step, quindi è un po' più complesso, forse si può già mettere qua. Ok, 768, il resto io lo lascerei così. Vediamo cosa fa. Ok, ci ha creato questa cosa qui che potrebbe avere un suo perché, ma è un po' raccapricciante, diciamo. Un po' avete capito come funziona il prompt, nel senso gli dovete mettere quello che volete prima di tutto, poi aggiungere sempre di più dettagli. Se avete già un'idea di cosa volete realizzare, bene, però considerate che è un po' un gioco fra il dirgli le cose e il vedere cosa crea. In questo caso io potrei cercare di dargli più dettaglio aumentando i sample step. Non è detto che facendo 150 step ho una cosa perfetta, mentre se ne faccio 0 fa schifo. Dipende dal modello che utilizzate. Alcuni possono andare benissimo con 30, altri vi dicono che a 100 è meglio. In questo caso proviamo a farglielo fare a 100 e l'elaborazione sarà abbastanza più lenta, dipende dal computer che avete. Su alcuni potrebbe aumentare esponenzialmente, però in questo caso aumentando gli step il risultato credo che sia molto più convincente rispetto a prima. Siccome io sto facendo un viso, una cosa che potrebbe tornare utile è lo spuntare il Restore Faces. Questo dovrebbe solitamente migliorare un po' il viso. Qui tutto sommato l'ha fatto abbastanza bene, anche se gli occhi sono un po' strani. Come vedete il prompt, come dicevo, è un insieme di parole e di dettagli che gli aggiungete. Non devono essere per forza strettamente legati a quello che state facendo. Per esempio 8K, Training on CG Society, Ambient Light, mettiamoli come se fossero degli hashtag che potrebbero esserci su un'immagine pubblicata in un portfolio, pubblicata su un forum, pubblicata in qualche posto, che per cercare quell'immagine gli date quei dettagli in più. Non c'è limite qui a metterne quanti ne volete. Per esempio proviamo a mettergli cinema, lens, 55 mm, vedete tutti i termini così. Ho fatto come se fosse un quadro, ma mettiamo caso che io non voglio che faccia un quadro, non posso solo aggiungere qua real photo, allora gli metto qua 3D, non voglio che faccia una cosa in CG, non voglio che sia disegnato a mano, magari rimane su questo stile un po' come se fosse dipinto. Vediamo cosa genera. Ecco, il fatto che vi faccia vedere le immagini in composizione una alla volta potrebbe appesantire, non so come mai l'hanno messo di base. Questa cosa si poteva togliere, adesso non so dirvi esattamente dove era perché dovrei riguardarli i settaggi. Io questo video ho voluto farvelo volontariamente step by step, così da farvi vedere come pian piano si crea un'immagine. Ok, vedete come adesso è molto più realistico, meno da dipinto e da cartone, diciamo. Questo dipende sempre cosa volete far voi, perché se non vi piace l'idea di fare una foto, perché effettivamente potrebbe non esserci niente di interessante in questa cosa qui, allora qui mettete foto, quindi qui tutto quello che volete e qui tutto quello che non volete e che man mano che generate vi crea. Per esempio io gli potrei dire non mi mettere il cancello dietro e allora gli dico qua di non mettere sullo sfondo il cancello, oppure proprio metto solo la parola cancello, e in questo modo dovrebbe evitare di fare queste cose, ma è un dovrebbe perché dovete sperimentare in continuazione. Qua il sampling method è in base al modello che scegliete. Io personalmente non mi sono messo a cambiarli e a provarli tutti perché potete capire che è un lavoro lunghissimo, solo che alcuni modelli nei prompt che vi danno vi specificano un sampling method particolare e in quei casi lì li cambio, ma generalmente io sto su Euler A e i risultati comunque ce li ho. Bene, in questo modo abbiamo creato questa immagine. Cosa possiamo fare a questo punto per renderla più particolare? Dipende sempre cosa avete in mente voi. Adesso siccome stiamo provando io non ho un'immagine in mente in particolare, però mettiamo caso che gli voglio dire, diciamogli che questo deve vedersi. Per sicurezza mettiamo questo che deve essere ancora più importante. Allora come funziona questa cosa? Ve lo faccio vedere qua così si vede un po' meglio. Parentesi qua rotonda, importante, parentesi qua
quadra non importante. Quando metto qualcosa così, lui darà la priorità a questo. Quando gli metto qualcosa con le parentesi quadre, lui la farà meno importante. Non che la toglie, è importante o non importante, però c'è comunque e funziona sia nel negative prompt che nel positive prompt. Quindi se io gli dico che questo qua lo devi considerare, ma meno degli altri, cosa succede se io faccio così? Qui diventa rosso e mi dice attenzione, perché lui trova che c'è una parentesi quadra aperta ma non l'ho chiusa, perché poi quando ho iniziato a fare i prompt abbastanza grossi, riempiti di parentesi di ogni tipo, non mi rendo conto che ne ho aperte 2 da una parte e dall'altra non ne ho chiuse 2, quindi lui mi avvisa sempre. A questo punto gli abbiamo dato queste indicazioni e proviamo a rigenerarlo e vediamo cosa fa. Ok, come vedete sta venendo molto più cartone, brutto secondo me, molto più brutto rispetto a prima. Però attenzione, io sono su Stable Diffusion 2.1 di base, è venuto in modo agghiacciante, secondo me è causa del Restore Face attivato, perché non sempre fa un bel risultato. Quello che vi serve capire è come mettere giù il prompt, come mettere giù il negative prompt e come giocare con i sampling step. Io ho un negative prompt che mi sono fatto da parte, vedete, è un insieme di parole che cercano di evitare determinate cose che possono succedere. Voi ve lo fate da parte, ve lo copiate e siete sicuri che così evita di farvi fare queste robe qua. Io avevo già messo 3D Model, CG, togliamoglielo. E un negative prompt può essere anche lungo 6 pagine di un libro, perché più cose gli mettete più lui capisce cosa non deve fare. Se insiste a farmi vedere le mani, io gli metto le parentesi, dico no, non farlo. Il problema qual è? Che non vi segue esattamente così in modo preciso, è tutto un gioco di provare a fare, provare a togliere, a mettere, aggiungere e pian piano vi avvicinate circa il risultato che volete avere. Riuscire ad avere esattamente quello che avete in testa riportato qua, i casi sono 2: o avete poca immaginazione oppure siete diventati veramente bravi. Potrebbe anche essere avete trovato un modello stupendo che bastano poche parole o il prop giusto e fa quello che gli dite. Più facile la terza forse. Quando aggiungete tanti termini sia sopra che sotto, non è assolutamente detto che sia meglio fare una roba lunghissima. Io ho visto delle immagini fatte stupende con pochissime parole nel prompt. Poi su alcuni modelli ho visto che è necessario mettere un negative prompt abnorme per avere determinati risultati. Ecco, in questo caso mi ha fatto sta cornice intorno. Io dovrei adesso mettergli nel negative prompt non voglio la cornice, perché lui ha aggiunto questa cornice secondo me sulla base del fatto che gli ho detto che è del XVIII secolo. Beh, non è neanche malissimo, anche i denti li ha fatti bene. Ok, fatto questo, proviamo a sperimentare con gli embeddings, che sono quelli che mi ha caricato lui e che devo riportare esattamente come lui me li ha messi. Questo dovrebbe fare un effetto un po' da fotografia particolare. Ok, ha generato questa immagine. Vedete, gli ha dato uno stile molto più da fotografia, un po' cinematografico, ecco, rispetto a prima che sembrava più un dipinto. Posso anche cambiare l'embedding se mettiamo Cinema Helper e facciamo sempre singolarmente, perché poi vi faccio vedere insieme come possono venire. Sì, non mi convince molto, però sembra una foto fatta all'Oktoberfest, sembra, vabbè. Però è l'effetto più che altro quello che dovete guardare, non guardate tanto lei, è il fatto che abbia fatto un po' questo effetto con la sfocatura, con l'effetto bokeh. Perché questi embeddings che sto usando adesso sono molto semplici, che vi danno giusto un aiuto. Un altro che possiamo usare è Vintage Helper. Io li metto sempre all'inizio perché ho visto che funzionano meglio. Ok, questa si può dire che è venuta abbastanza bene. Ha fatto sempre un po' l'effetto come se fosse vintage, come se fosse una foto fatta qualche tempo fa. Adesso, avendoli viste tutti e tre insieme, proviamo a metterli uno dietro l'altro e vediamo lui cosa combina. Lui comunque darà più peso a uno o all'altro. Ok, generato. Adesso lasciamo stare gli occhi, che secondo me a questo punto io provo a togliere il Restore Face perché non sempre va bene. Considerate cosa ha generato, cosa avete avuto di risultato rispetto a come era prima senza gli embeddings. Adesso proviamo però questi altri che sono più particolari. Soprattutto a me piace tantissimo questo e vediamo cosa tira fuori. Io vi ho fatto il video con i migliori models e i migliori embeddings. Tutto quello che vedete in questa guida lo ritrovate in quel video con tutti i link di cosa scaricare. Vedete come ha completamente stravolto tutta l'immagine di prima solamente cambiando l'embeddings e una parola. Adesso lasciate stare come è avvenuta, perché secondo me forse bisogna abbassare un po' i sample. Ha fatto proprio un'ambientazione tutta sua. Proviamo a rimetterlo a 30, gli aggiungiamo l'Axe Paint che dovrebbe fare tipo un dipinto olio. Beh, vedete, questo qui è già un risultato secondo me assolutamente incredibile. Ha fatto anche le mani abbastanza bene, secondo me. Proviamo a rigenerare, vediamo se
ci va di fortuna che lo fa meglio. Ok, ma qui non c'è la ragazza, allora gli diciamo così magari abbiamo la certezza che non fa un paesaggio. Questo è per farvi capire come muovermi. Proviamo a fare così, proviamo ad aggiungergli proprio face e glielo metto fra le parentesi, proviamo a aumentare un pochettino il sample, anche facciamo 50 e genero. Allora niente, insisto con fare questa roba qui, proviamo a mettergli le parentesi in modo che capisce che non deve fare sta roba. Questa sembrerebbe bella. Ok, credo ci stia andando molto bene, parecchio bene. Allora su questa siamo contenti, facciamo così, io questa la mando a send to image, me la butta di qua, lascio tutto com'è e provo a fargli fare questo script loop back. Lui cosa fa? Parte da questa immagine, fa il prompt, il negative prompt che gli ho detto e genera. Quindi lui non parte da zero, ma parte da questa immagine e cerca di rifare queste cose qui. Fa un'altra immagine, 4 volte lo fa questo giro perché è impostato così di base, se no non potete aumentarlo, anche 10 farglielo fare. Nel momento in cui ho fatto la prima, usa la prima che ha generato per fare tutto il giro da capo, poi usa la seconda, quindi la quarta è basata sulla generazione di quelle precedenti. Proviamo a farglielo fare, vediamo se migliora. Alle volte sì, alle volte fa un pasticcio completo. Perfetto. Allora qui abbiamo l'anteprima di tutte quelle che ci ha fatto. Questa è quella più simile alla nostra, poi è passato alla seconda, poi la terza e poi la quarta. Allora, visto così, secondo me la più interessanti sono questa e questa. Questa però ha sempre un po' lo sguardo sbagliato, secondo me. Questa è quella più interessante, la prima che ha generato, ovvero questa. Qui non è male, anche se è semplice non è male, però qui ha un tono un po' più particolare. Quindi io questa, sapete cosa faccio? La mando agli extra e genero quella in alta di risoluzione. Come sempre ricordatevi che quando andate in Image Browse, sempre dovete dargli un refresh. Se avete fatto generazioni vecchie e volete tornarci su, basta cliccarci e qua avrete tutto quello che vi serve. Un modo utile per partire da zero è anche far questo. Per esempio andate su CVTI, mettiamo caso volete usare uno di questi modelli, entrate dentro, alle volte c'è, alle volte no. In questo caso sono stati buoni, sono stati bravi. La I che vedete qui vi dà tutto il prompt e il negative prompt. Vedete quanta roba c'è dentro? Devono essere spesso anche ben dettagliati, diciamo. Qua vedete il sample che ho usato, il CFG scale, gli step, vedete che non sono a 100, sono anche bassi alle volte, non per forza mettere a 100 è così utile. Se non siete su CVTI andate su Hugging Face, andate sul modello, sull'embeddings che volete sapere esattamente in prompt e fate salva con nome, deve essere PNG, andate in PNG info, caricate qua l'immagine e qua se sono stati buoni e non hanno risalvato l'immagine dovreste avere il prompt e il negative prompt, step, tutto quello che volete. Se vi interessa così basta che fate send to text to image e avrete esattamente come è stato composta l'immagine. Vi metti il sample step, il sample method e tutto quanto. Come dicevo, qua se cambiate potete avere altri risultati, io non li ho provati tutti, però in questo caso questo è uno degli embeddings che abbiamo appena usato e usano il DPM più SDE. Io prima stavo usando Euler A. Proviamo invece a fare una generazione con un altro modello, ad esempio Anythings. Questo è utile se dovete fare immagini tipo manga. In questo caso se andiamo sulla sua pagina di Anything potete vedere qua che vi dà degli esempi. Io non ho capito se questo model ha dei token, ma mi sembra di no, però vedo che usa questi termini per maschio e femmina, one girl. Gli esempi che fa lui sono con lo step a 50, poi potete impostarlo come volete, nessuno vi obbliga, non è che così va e senza non va. DDMI, CFG scale 12, ok, 768 uguale, togliamo questa roba che è rimasta da prima. Vabbè, proviamo a mettere quello che dice lui. Potete sempre partire da un prompt fatto da altri, tanto non verrà mai lo stesso risultato a meno che non mettete un seed simile, ma non è neanche detto che venga per forza uguale, quindi non è possibile copiare su queste generazioni. A questo punto questo modello, vedete, me l'ha caricato e mi dice che l'embedding caricato è ben prompt, mentre tutti gli altri non sono stati caricati perché sono per la 2.1, perché questo modello qui è basato sulla 1.5. In questo caso possiamo usare bad prompt, che era bad prompt, questo è quello che consigliavano loro, e vediamo cosa crea noi. Dovete sapere su che versioni di Stable Diffusion è basato il modello, più che altro perché se mettete degli embeddings funzioneranno meno in base a quello.
quindi siccome mi ha caricato bad prompt, quasi sicuramente questo è l'1.5, e io se carico degli embeddings che scarico da CVT AI o Hugging Face devo vedere che sia compatibile con la Stable Diffusion 1.5, 2.0, 2.1 eccetera. Vedete che ha già fatto un bel risultato, fortunatamente si è fermato a 3 dita, non mi ha fatto 8 dita e cose di questo tipo. Però la dinamica è sempre quella, solo che ogni modello dovete studiarvelo in modo dettagliato. Se invece andiamo su modelli più particolari come tipo RPG, bisogna studiarseli molto bene, perché addirittura c'era la guida sul sito sui termini da usare, termini da non usare, cose di questo tipo. Anche ProtoGene non è facilissimo. Proviamo a mettere questo e a lasciare le cose come sono. Dovrebbero basarsi anche loro sulla 1.5 se non sbaglio. Vediamo sempre da qua cosa carica. Non mi ha cambiato gli embeddings, quindi vuol dire che è sulla 1.5. Proviamo a lasciarlo uguale, anzi mettiamo a 7 come era prima, 7.5, e gli rimetto questo qua. One girl, no, metto solo girl. Ecco, dovete fare anche attenzione che alcuni modelli hanno dei VAE da inserire. Per esempio questo qua che vi avevo fatto vedere l'altra volta ha un VAE che va messo nella cartella Stable Diffusion, Models, VAE, e bisogna impostarglielo quando lo si usa, perché ho visto che non tutti digeriscono bene che sia stato impostato questo, quindi può essere che ogni modello che mettete voglia il suo VAE. Faccio vedere, se andate in Setting, Stable Diffusion, SD VAE, quando uso questo qui devo mettere questo VAE. Ok, vedete anche questo qua fa una generazione veramente fatta bene. Non ho neanche messo il Restore Face, abbiamo già un buon risultato. Proviamo a metterglielo a vedere se migliora la situazione. È ovvio che finché fate ritratti, foto, persone, cose così, i risultati sono quasi sempre buoni. Se già volete fare qualcosa di particolare, strano, e lì dovete sbatterci abbastanza la testa su. Mettiamo il 2.1, nel frattempo che carica andiamo di qua, gli diciamo ok, credo che sarà una cosa molto complessa e difficilmente mi farà una cosa fatta bene, ma proviamoci comunque, va. Ok, l'ha fatto. Allora copiamo questo, torniamo di qua, qui nel frattempo gli scrivo tutte le robe che io solitamente metto nel negative prompt, perché qua purtroppo essendo la 2.1 non posso usare bad prompt. Sarebbe un ritratto di un gorilla antropomorfo, quindi dovrebbe fare una versione umana. Per far questo io torno su, io per comodità li copio da qui, mi ero fatto un txt ma non ci voglio di aprirlo ogni volta. Antro, che è un embeddings che dovrebbe fare questo lavoro. Vestito da re su un trono, un drappo rosso. Ok, vediamo cosa combina. Credo sia molto complicato per lui fare una roba così. Già vedo che sta venendo fuori. Bah, qualcosa sta facendo, molto semplice, però l'ha fatto. Aggiunge dettagli. Ok. Ah dai, non è venuto malissimo. Proviamo a aumentare i sample. 100, gli dico anche il Restore Face c'è già. Ah no, allora togliamo il Restore Face perché alle volte fa pasticci. Qua sembra stia venendo qualcosa di bello, visto così. Vediamo aggiunga dettagli, perché lo vedo troppo. Possiamo essere più che contenti di questo risultato. A me sembra veramente bello. Certo, magari lo sfondo, magari potrei dirgli di fare... facciamo una cosa. Questo lo mandiamo all'image to image e gli facciamo fare il loop back. Vediamo cosa combina. Ok, ha generato. Proviamo a vedere un po' cosa ha combinato. Questa era la versione base e vediamo un po' cosa ha fatto. Beh, devo dire che questa mi piace veramente tanto. Proviamo a vedere. Figurate insieme. Sì, questa aveva un po' troppi peli, però ci potrebbe anche stare anche questa. Però qui c'è un qualcosa in più. Ha un tocco in più, gli occhi sono venuti benissimo. Questa io la tengo. Assolutamente. Io lo lascio sempre così, solo quando faccio anime e robe simili metto questo, perché lo fa un po' più slavato. Perfetto, io spero che questa guida vi sia stata utile e che vi servirà per iniziare a fare le vostre generazioni. Ovviamente se avete dei dubbi, se qualcosa non è chiaro, scrivetemelo nei commenti che vi aiuto fin dove posso. È ovvio che io stesso sto sperimentando questa intelligenza artificiale e sto cercando di capire un passo alla volta come cercare di fare i prompt giusti. Il modo migliore è cercare di riuscire a trovare qualcuno che sia abbastanza buono da condividervi il prompt. Alle volte vi aiuta tantissimo, ma non tanto perché così lo copiate e usate sempre quello, ma perché capite cosa dovete mettere e cosa non bisogna mettere. Come vi dicevo, nel canale Discord alle volte trovate delle cose interessanti. Per farvi un'idea delle immagini che ho generato io, se volete nella descrizione trovate anche la mia pagina Instagram, dove ne metto alcune fra le più belle che ho generato, magari anche quella del video generato oggi, magari la carico anche lì. Quindi ci vediamo al prossimo video. Allora ciao, e generate qualche immagine e se volete linkatemela, fatemi vedere. Ciao!